Un nuovo progetto sta per avere inizio con nuovi acquari, nuovi pesci, Betta Wild Form, il tutto in casa Aquarium Oasis. Ciao, sono Martino e benvenuti a questo nuovo video. Prima di tutto iscrivetevi, attivate la campanellina per non perdervi altri aggiornamenti. Stamattina il corriere è arrivato e ci ha portato una nuova scaffalatura, tappetini, abbiamo qua i nostri acquari insieme anche quelli. In più questo acquario verrà smontato e andrà a far parte il tutto in quella zona. A proposito, abbiamo un nuovo acquario da mettere lì all'angolo, un acquario angolare a forma esagonale in cui faremo una specie di piccolo pond, ma non anticipiamo nulla. Quindi quella zona lì sarà adibita ai Betta Wild Form. Naturalmente non vi anticipiamo che Betta arriveranno, quindi iniziamo con il montaggio dello scaffale e con l'apposizionamento dei primissimi acquari. Abbiamo optato per questo scaffale da 90 x 45 con altezza 1,80 m. Cosa molto importante, la portata di questo scaffale è di 265 kg ripiano, quindi non abbiamo alcun problema per quanto riguarda il peso che graverà sulla struttura. Cominciamo con il montaggio dello scaffale. Naturalmente ci vorranno circa una decina di minuti. Pian piano che lo monteremo prenderemo le varie misure per poter montare successivamente i nostri acquari senza aver problemi con la manutenzione, eccetera eccetera. Ok, tutto pronto. Ci sono anche le istruzioni, ma credo che non le utilizzeremo, quindi cominciamo col montaggio. Ok, finalmente il nostro scaffale è finito. Come potete vedere ci abbiamo impiegato un po', anche perché abbiamo dovuto un attimo studiare le varie posizioni. Lì dove c'è più spazio andrà il nostro acquario da 110 litri, qui sopra gli acquari da 45 litri. Nello spazio più piccolo creiamo la zona per i futuri avannotti, sopra altre vasche, idem anche sotto. Quindi abbiamo calcolato che dovrebbero starci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vasche per adulti e qua per gli avannotti. Il difficile sarà quella di smontare questi due, quantomeno svuotarli parzialmente d'acqua in modo da spostarli, e poi quantomeno smontare questo acquario. Naturalmente ci sarà Andrea di Auto Pond Official che ci darà una mano, quindi aspettiamo lui e cominciamo a fare il tutto. Ok, finalmente ci siamo. Abbiamo spostato l'acquario delle bettine in modalità provvisoria, appoggiato tutti gli altri acquari. Adesso li mettiamo, vediamo un attimo dove piazzarli. Momentaneamente forse li sopra quello dei cuccioli di Corydoras, quelli vuoti, vediamo un po' adesso come posizionarli. Ok, ci siamo, abbiamo piazzato i primi acquari, domani piazzeremo il secondo qua sotto, anzi il quarto o il quinto, così cominceremo ad allestirlo e allestiremo anche questi due acquari. Adesso dovete la posizione se girare tutte e due o meno, perché qua dentro andranno altre due specie di Betta Wild Form. Ok, adesso tagliamo i pezzi di tappetino da mettere sullo scaffale. Ok, tagliato a misura. Adesso, bravo. Adesso sistemiamo per ora momentaneamente il tutto. Ok. Ok, diciamo che è abbastanza preciso, dai. Quindi ci siamo per adesso, questo è a posto. Adesso faremo questo di piano e poi vediamo se fare anche l'ultimo. Abbiamo finalmente finito di tagliare il tutto, abbiamo già anche posizionato questo acquarietto, idem questi due sopra, come abbiamo detto. Adesso cominciamo a pensare a come fare il layout. In questo pensiamo di utilizzare queste cortecce di sughero, stiamo un attimo capendo cosa fare. Naturalmente faremo anche qualcosa con questo
belle canne di bambù, vediamo un attimo cosa salterà fuori e poi cominceremo a smontare quello. Quindi per ora diciamo che il grosso è fatto, naturalmente dobbiamo ancora portare su quell'acquario che andrà lì in quella zona. Ok, stiamo proseguendo con gli spostamenti. Allora abbiamo portato su questo acquario angolare, come vedete un po' usurato, un po' vecchiotto, ma per l'uso che ne facciamo va da Dio. Poi magari più avanti negli anni lo sistemeremo. Questo abbiamo poi spostato gli acquari, abbiamo messo per adesso lì 60 litri, molto probabilmente gli ospiti all'interno verranno presi dal nostro caro Andrea. L'acquarietto con le piante in attesa. Abbiamo poi i 45 litri che abbiamo riempito oggi che sta maturando. Adesso qua naturalmente poi lo svuoteremo, continueremo. Qua adesso tutto svuoto, metteremo il pannello di neoprene, così almeno non ci saranno problemi per eventuali avvallamenti, e pian pianino costruiremo la nostra batteria per animale specie wild. Non vi anticipiamo ancora nulla, quindi ci siamo quasi, ecco. Ok, stiamo proseguendo con i nostri spostamenti. Abbiamo spostato completamente l'acqua delle battine in quella posizione momentanea. Infatti abbiamo tolto anche i sassi perché era troppo pesante. Le bettine andranno a finire qua sopra. Adesso i gurami li sposteremo qua. Abbiamo già messo il tappetino di neoprene, abbiamo svuotato anche questo acquario. Proseguiamo. Naturalmente questo video non è stato girato in una giornata, è in fase di costruzione da vari giorni. Con calma stiamo facendo il tutto, anche perché abbiamo una marea di cose da fare, quindi oggi penso che in giornata riusciremo a sistemare almeno questa cosa. Ok, abbiamo spostato l'acquario delle bettine, gli abbiamo dato una leggera sistemata perché abbiamo tirato fuori i sassi perché ci servivano, quindi abbiamo aggiunto un vaso per creare una zona d'ombra della Nubias. Adesso sembra mezzo spoglio, poi sicuramente fra qualche settimana sarà bello rigoglioso. Abbiamo aggiunto un piccolo filtro a zainetto, così almeno ci aiuta a tenere un po' più pulito l'acquario, perché è abbastanza sporco. Poi abbiamo sistemato, come detto prima, l'acquario dei gurami. Adesso stiamo riempiendo l'acquario che sarà dei futuri betta. Adesso abbiamo aggiunto un piccolo filtro in modo tale da pulire un po' l'acqua. Tra poco cominceremo a piantumarlo. Poi sposteremo questo acquario qui sopra. Quindi diciamo che il nostro soggiorno sta diventando più che altro una fish room. Allora, sono passate forse un paio di settimane da quando abbiamo fatto l'ultimo aggiornamento. Allora, finalmente abbiamo l'acquario per i futuri Machayensis che è in fase di maturazione, anzi è maturato, ormai è già stato montato quasi 3 settimane fa. Lì abbiamo l'acquario con i cuccioli di Corydoros che abbiamo spostato, come puoi vedere adesso abbiamo messo la lamostera, perché lì abbiamo dato una sistemata a 200 litri con tutti i filtri. C'è anche quello nuovo della Nehem che ci è stato regalato il nostro follower, anzi che ringraziamo. Abbiamo dato una sistematina anche al 180 litri che poi vi faremo vedere in un altro video. Abbiamo aggiunto i 2 acquarietti, quello verrà riempito domani da un tris di Betta in Bellis, qua che vi faremo vedere in un altro video. Qui ospitano dei Betta Cianoides, che vi faccio anche lì stessa cosa, idem con patate. Questa qua ancora non sappiamo cosa ci metteremo dentro, lo stiamo facendo maturare, abbiamo lasciato dei legni, stiamo in fase di valutazione cosa mettere dentro. Infatti per ora è molto spoglio, ma penso che useremo tante piante emerse per creare una giungla di radici e quant'altro. Qua ci sono i paros e niente. Questo poi acquario andrà smontato, in cui metteremo altri 2 acquari, forse 2 di questa dimensione, in modo tale da creare una bella scaffalatura, bella piena, non sappiamo ancora se metteremo altre specie o meno, ma penso di sì, forse un paio di coppie di altri andabantiti o pesci particolari.
E poi abbiamo lasciato dei posti vuoti perché lì metteremo delle vasche di accrescimento. Qui abbiamo montato il 19 litri della Higger che è in fase di maturazione. Qui faremo un paludario ma ancora non so come, quindi il progetto è tutto in corso d'opera. Allora ragazzi, per ora in questo video lo chiudiamo qua perché è un lavoro in corso d'opera, quindi l'abbiamo fatto per farvi vedere cosa stiamo creando, cosa stiamo costruendo. Il nostro soggiorno sta per diventare praticamente una fish room. Naturalmente vi aggiorneremo con tutto quello che stiamo facendo, stiamo creando, quindi di conseguenza se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e commentate. Naturalmente se avete delle idee di pesci o di chissà qualche altra cosa, anche del paludario o cosa mettere nel 19 litri, che pesci oppure altre soluzioni, fateci sapere nei commenti. Naturalmente grazie per essere stati con noi ragazzi, al prossimo video, ciao!